La nazione perché spesso, non so, hai a che fare con gli altri, non sempre le tue decisioni sono quelle che poi vengono ascoltate o accettate, quindi è sempre un discorso di compromesso e di venirsi incontro, e proprio in questa landa desolata che è il rapporto interpersonale, alle volte nel cercare di capirsi ci sono fraintendimenti giganteschi con capitolazioni di relazioni e relative rabbie, chiusure, sì, periodi veramente negativi. Si può arrivare a capire che non sempre c'è cattiveria, non sempre c'è una ricerca di fregare l'altro. Però quando nel lavoro artistico spesso e volentieri il lavoro coincide con la vita, perché l'arte, a differenza di tutti gli altri mestieri, non si può dire che è svincolata dalla vita, non è possibile, non esiste un artista impiegato. Tutto quello che filtri, tutto quello che vivi, tutto quello che recepisci, tutto quello che decodifichi in qualche modo fa parte della tua pittura, quindi quando questa viene messa in dubbio o addirittura negata, c'è la negazione di te stesso, e questo è l'inferno, perché bisogna essere capaci e bravi a non farsi troppo, ma neanche prendersi troppo sul serio. Bisogna essere bravi a non prendersi troppo sul serio, ma nemmeno a lasciarsi perdere troppo, quindi bisogna farsi rispettare. Non sempre è possibile perché, ripeto, in un clima culturale e sociale che stiamo vivendo, pare che alcune cose come l'ignoranza e la superficialità la facciano veramente da padrone sui contenuti e sulle reali necessità di contenuti che dovremmo digerire. Quando tu ti interfacci, non so, a dei critici o a dei galleristi, è come se due sfere si incontrassero, hanno dei bordi ben definiti e si cerca un luogo comune di incontro. Farsi rispettare vuol dire: io arrivo col mio bagaglio di esperienze, produttività e soprattutto opere materiali, e te le illustro in un certo modo, e forse anche non volendotele illustrare in un certo modo, in qualche modo te le sto illustrando. Bisogna trovarsi davanti la sensibilità giusta, perché altrimenti se dall'altra parte non c'è la stessa volontà anche, o la stessa direzione, si rischiano danni grossi. Quindi bisogna farsi rispettare, nel senso che bisogna prendere accordi ben definiti, bisogna cercare di lasciare meno cose al caso possibili, affinché non ci siano scappatoie spesso anche infantili di non comunicazione, non dichiarazione degli intenti espliciti. C'è veramente un caos, non c'è una linea definita in cui potersi riconoscere, eccetera. Sembra quasi che con lo sdoganamento di certi cliché, eccetera, tutti si sentono in diritto di poter fare sempre e comunque quello che gli pare. E questo da un certo punto di vista è molto bello, perché sarebbe la totale dichiarazione di libertà più grande che l'umanità abbia mai avuto. Se tu puoi fare veramente tutto quello che ti pare, è la libertà assoluta. In verità mi sembra che alle volte ce la raccontiamo. In verità alle volte mi viene in mente quella frase mitica di Fight Club dove Tyler dice al narratore che infilarsi piume nel culo non fa di te una gallina. E un'ironia molto cinica, però è così che accade. Cioè, molta gente se la racconta a tal punto da convincersi di cose che non stanno né in cielo né in terra. E questo soprattutto grazie al fatto che c'è lo sdoganamento totale di quella che viene definita cultura o informazione, ma sempre per prendere battute socialmente pop, se sai usare internet non è che tu abbia una laurea in medicina,
non puoi fare diagnosi sulla salute degli altri e così via, ma questo accade purtroppo tutti i giorni.